Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci facciamo un giretto con la mini stradale più potente di sempre. Ragazzi, oggi test drive piuttosto pepato perché guardate che mostriciato sto guidando. Stiamo parlando della nuova Mini John Cooper Works GP. Tanta roba. Lo scorso inverno sono andato nel deserto dell'Arizona per vedere, provare in anteprima questa macchina in pista. Purtroppo il mio assaggio è stato breve ma intenso, però solamente sul lato passeggero in pista. Sono rimasto veramente impressionato da questo giocattolo. Oggi finalmente sono nel lato guidatore e non vedo l'ora di sparare un paio di marce per vedere come va questa macchina. Questa qui è la terza generazione di Mini GP e questa qui è semplicemente la mini stradale più potente e incredibile mai prodotta. Sulle strade italiane non credo che ne vedremo tante, sia perché il prezzo non è proprio alla portata di tutti, sfiora i 46.000 euro, e sia perché dei 3.000 esemplari che verranno prodotti, solamente 150 sono destinati al mercato italiano. Poi diciamo che anche il fattore Super Bowl scongiurerà un po' di persone da comprarla, però quei 150 temerari che se ne porteranno una a casa, beh, secondo me questo qui è un notevole acquisto. Adesso andiamo a cercare un paio di strade con un po' di curve per divertirci un po', quindi usciamo subito dalla città. La GP segue sempre la stessa filosofia, cioè più potenza e meno peso. I puristi diranno ma no, ma questa qui non è una vera mini. A me questa macchina piace veramente tanto e di questi tempi non bisogna dare così per scontato nel vedere sul mercato del nuovo una macchina di questo calibro. Certo, forse le dimensioni non sono più quelle che ci hanno abituato le mini GP delle scorse generazioni, perché inizia a essere grande, così come la sua presenza su strada, perché questa qui è una macchina che decisamente si fa notare. Purtroppo chi la compra sostanzialmente non può configurarla. Questa qui, come la vedete, è la configurazione definitiva quando decidete di staccare l'assegno da quasi 46.000 euro. La colorazione comunque non è male, questo grigio con tutti i dettagli rossi che fanno contrasto. Ovviamente se volete cambiare colore c'è sempre un bel wrapping che è un'ottima soluzione temporanea. Una delle cose che spiccano più all'occhio su questa mini sono quei passaruota allargati in carbonio. Sono molto scenici, rendono la macchina ancora più larga, più piantata sulla strada. Vi chiedo solamente se, oltre al fattore estetico, hanno qualche tipo di funzionalità per andare a incrementare le prestazioni. Siamo ancora in modalità automatica, perché? Mettiamo modalità sport con la cambiata manuale. Ok, adesso si ragiona, dopo tutto una mini GP. Certo, mini questa macchina l'ha un po' studiata per essere un compromesso da utilizzare tutti i giorni. Non è più ruvida e spartana come le vecchie generazioni di GP. Infatti qui, pur essendo una macchina pronto pista estrema, abbiamo un paio di dettagli che secondo me Mini avrebbe potuto fare a meno di tenere, come ad esempio i sedili riscaldabili, il navigatore. Forse con la vera filosofia Mini avrebbero dovuto togliere tutte queste cose. In ogni caso qualcosa l'hanno tolto, perché come potete vedere dietro i sedili posteriori, salutiamoli. Questo accorgimento, insieme anche a dei cerchi in lega piuttosto leggeri, rendono la Mini GP 70 kg più leggera della John Cooper Works, abbassando il peso a 1255 kg a secco. Per essere una macchina di questo segmento e di questo calibro non è proprio un peso piuma, però in queste curve il peso onestamente non si sente più di tanto. È una lama. Forse queste strade le avete anche riconosciute, magari da un momento all'altro sbuca fuori un Galeazzi selvatico. Il motore tira veramente tanto, perché per essere una macchina così piccola e compatta la potenza è sbalorditiva. Davanti a troviamo un motore 2 litri, 4 cilindri turbo, che è sostanzialmente lo
lo stesso motore della BMW Serie 1 135i, portato a 306 cavalli e, udite, 450 Nm di coppia. 0-100 viene coperto in 5 secondi 2 con una velocità massima dichiarata di 265 km/h, anche se onestamente spulciando un po' su YouTube ho visto onboard di esemplari che sono riusciti a raggiungere addirittura i 280 km/h. Devo dire che come sensazione di guida ti dà l'idea di essere una macchina piuttosto piantata sull'asfalto e ben assettata. Anche quell'alettone bello tamaro dietro aiuta a tenere la Mini ancora qui incollata alla strada. E la particolarità di questa macchina è che esce di serie ed è disponibile solamente con le gomme semi-slick, quindi ti fa capire questa macchina di che pasta è fatta. La proprietà di questa Mini GP è un mito, perché questa qui è una macchina edizione limitata, quindi solitamente sono macchine che si tirano fuori una volta ogni tanto, si conservano gelosamente, e invece no, il proprietario ha deciso di comprarla per usarla quotidianamente. Questa macchina ce l'ha da neanche un mese, ha già percorso 1700 km. Anche se adesso siamo rientrati in città, l'assetto lo trovo piuttosto rigido, sì. Ogni minima asperità, buco, mamma mia se si sente. Notevole l'accelerazione. Il sound, ecco, questa macchina ha tanta tecnologia elettronica BMW ed è inevitabile avvertire il fatto che anche su questa macchina un po' di sound è finto e riprodotto attraverso le casse. In realtà da fuori si sente la macchina, fa anche un rumore piuttosto piacevole, quindi non capisco il perché Mini ha voluto amplificare il sound, anche perché sono state rimosse le panchette posteriori, amplificando ancora di più il suono naturale del motore. Un bello scarico artigianale si risolve il problema alla radice. Dopotutto questa macchina è figlia dei suoi tempi e in questi giorni produrre una macchina sportiva non è una cosa così semplice, perché c'è tanta elettronica, tante restrizioni da mettere. Ormai anche le macchine a benzina hanno il FAP e questo è un grosso tappo che compromette un po' le prestazioni e il fattore sound. Ciò nonostante mi piace questa macchina, perché comunque anche come base di partenza è veramente tanta roba. Immaginatevi fare scarico, filtro e mappa su una macchina del genere. Come trazione anteriore è l'arma definitiva per i track day. Adesso le semi-slick sono belle calde, proviamo a fare una partenza da fermi. In primo un po' l'elettronica ha tagliato, ma subito in seconda sentivo di avere tutti e 306 cavalli disponibili. Mamma mia che lama! L'accelerazione è veramente poderosa, perché questa qui è la prima Mini GP ad essere disponibile solamente con il cambio al volante. Certo, una bella mancanza non avere più il manuale, seguendo la filosofia di Mini, cioè quella di creare un prodotto altamente competitivo e performante. Ha senso il fatto di essere disponibile solo con il cambio al volante, perché ciò ti permette di avere cambiate immediate, avere sempre un'accelerazione continua senza stacchi di potenza. Anche se onestamente ho letto che se questa macchina avesse avuto il cambio manuale sarebbe stata 30 kg più leggera, quindi ecco, se devo trovare il pelo nell'uovo, magari Mini avrebbe potuto offrire sul mercato sia questo Steptronic 8 rapporti che magari un bel manuale a 6 marce. Pazzesco il modo in cui esce dalle curve, non solo perché grazie alle semi-slick hai sempre la massima trazione, però occhio a guidare questa macchina sul bagnato. Una delle caratteristiche più importanti di questa macchina è il fatto che monta un differenziale autobloccante meccanico, che significa che da tutte le curve esci sempre con il massimo della trazione. Questa macchina praticamente non sa neanche che cosa significa rollio o sottosterzo. Scoppiettino. Non capita mai, ti giuro. Il proprietario è esaltato, vedi? Purtroppo oggigiorno le macchine sono sempre più filtrate, che sulla generazione precedente di Mini GP era praticamente una macchinetta per i popcorn. Questa invece purtroppo è uno scoppietto. Ottimi freni, veramente ottimi. Qui abbiamo delle pinze gigantesche, dei freni da 360 mm.
piace molto il fatto che, oltre a non soffrire minimamente di fading, al minimo colpetto sul pedale del freno senti immediatamente la potenza frenante. Sono dei freni molto pronti e reattivi. Eh sì, questo è il rettilineo di Galeazzi dove fa la prova a freni, quindi proviamo anche noi a fare una bella accelerata decisa sulla Mini GP. Staccatona. Non ho i riferimenti che si prende Andrea, però posso dire che anche sulla GP i freni sono veramente tanta roba. Forse servirebbero delle cinture a 4 punti, specialmente se ci si vuole divertire con questa macchina sui passi di montagna o in pista. Per il resto trovo essere una macchina molto entusiasmante, dinamicamente parlando, molto sorprendente. Lo sterzo è una delle qualità che apprezzo di più su questa macchina, perché lo sterzo è tutto su una macchina sportiva. E questa Mini GP ha veramente uno sterzo degno del portare la denominazione GP. Non solo è piuttosto diretto e preciso, guardate, ma mi piace anche molto il fatto che nella guida dinamica, nella guida sportiva, ti fa avvertire perfettamente il famoso feeling da kart tipico delle Mini. Quindi a tutti i puristi che dicono ma no, questa qui non è una Mini, per me questa qui è una Mini in tutto per tutto. Anzi, aggiungo, questa futuro prossimo potrebbe essere un modello piuttosto importante e ricercato, perché visti i tempi che corrono faccio fatica ad immaginarmi una quarta generazione di Mini GP altrettanto divertente, coinvolgente e soprattutto con un motore termico. Quindi sto guidando l'ultima vera generazione di Mini GP, solo il tempo ce lo dirà. Io per il resto approvo questa macchina a pieni fondi, perché è veloce, è divertente, pecca un pochino con il sound, però il fattore divertimento c'è veramente tanto. E ringrazio nuovamente Alessandro, il gentile fortunato proprietario di questa Mini GP, che me l'ha concessa questo pomeriggio per fare il test. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!